Buongiorno, oggi siamo in compagnia dell'amico Mico Di Castro per parlare del Giro d'Italia e di questa idea di trasferire il Giro d'Italia negli Stati Uniti e a New York. Mico Di Castro ha un ruolo importante nel costruire e mantenere ponti tra New York e gli Stati Uniti e gli chiederei di parlare in primo luogo, proprio prima di entrare nei dettagli di questo specie di tour americano, di parlarci di quello che fa proprio per mantenere questo rapporto tra Italia e USA. Grazie direttore, con molto piacere. Mi chiamo appunto Mico Licastro, sono il delegato del Comitato Olimpico Nazionale Italiano negli Stati Uniti, ma svolgo anche attività non solo nello sport, sicuramente nel mondo culturale e nei rapporti anche istituzionali in alcuni settori tra Italia e Stati Uniti. Faccio due brevi esempi. Sono innamorato della città di New York, da dove vivo dal 1966, ma sono cresciuto a Roma e grazie alle mie iniziative ho fatto gemellare Roma-New York, dove per diversi anni ci sono stati scambi di natura culturale, di natura anche sociale e soprattutto mi interessa che questi programmi sviluppino una conoscenza reciproca sia della storia dei due paesi, delle due città, soprattutto Roma e New York, ma non solo. E per quanto riguarda lo sport, da diversi anni svolgiamo attività per promuovere l'attività motoria nelle nostre famiglie di origine italiana, anche quelle italiane recentemente arrivate, e abbiamo lanciato tra CONI e Ministero degli Esteri un progetto per promuovere la giornata nazionale dello sport presso le comunità degli italiani all'estero, che abbiamo iniziato 2 anni fa. Quindi, in tutti i paesi dove c'è un delegato del CONI, siamo in 6, oltre agli Stati Uniti c'è in Sud America, ci sono 3 paesi, c'è l'Argentina, c'è il Brasile, c'è il Venezuela, nel Nord America oltre agli Stati Uniti c'è il Canada e in Europa c'è la Svizzera. E in occasione appunto della Festa della Repubblica, che coincide più o meno con la giornata dello sport in Italia, che è la prima domenica di ogni giugno, svolgiamo attività di promozione con gare di varia natura, con atletica, calcio, corse di bicicletta, per i più piccoli soprattutto. Ed è quello che vorrei fare qui a New York. Abbiamo già pensato di lanciarla l'anno scorso, ma con la pandemia non è stato possibile. Ma l'idea è quella di promuovere l'uso della bicicletta nelle famiglie di origine italiana, ma non solo, specialmente per i più piccoli, per avviarli appunto alla conoscenza di questo strumento che non solo è importante per l'attività motoria che coinvolge tutto il corpo umano, ma è importante anche per la nostra storia, specialmente dal dopoguerra in poi, ma anche molto molto prima con il Giro d'Italia, il famosissimo nel mondo Giro d'Italia, che compete per numero di appassionati che lo seguono in tutto il mondo con altri sport. E speriamo di poterlo fare, forse quest'anno, anche quest'anno forse, probabilmente non sarà possibile, ma l'anno prossimo speriamo che questa pandemia avrà fatto il suo percorso e se ne andrà per altri lidi e potremo fare questa iniziativa, grazie anche con la collaborazione dell'Istituto di Cultura, mi auguro, del Consolato Generale e di altre istituzioni italiane presenti, con la città di New York, con il comune, dove abbiamo un ottimo rapporto da decenni, e con varie associazioni di italiani, specificamente nuove generazioni appena arrivate, ma anche qui da lunga data, anche da qualche secolo. Federazioni e soprattutto vogliamo farlo anche con alcune università. Forse addirittura questa prima uscita del giretto, lo chiamiamo il Giretto d'Italia, potrebbe essere anche all'interno di una università se lo spazio lo consentirà, ma abbiamo anche in mente possibilmente dei parchi, uno dei parchi di uno dei quartieri di New York, o a Brooklyn o anche qui a Manhattan. Adesso vedremo, comunque abbiamo un po' di tempo per decidere tutte queste cose. Ecco, una cosa che volevo appunto chiederti, il Giro d'Italia naturalmente diventa un po' ridotto, come percorso, diventa il Giretto d'Italia e, volevo chiederti appunto il percorso, come pensavate di strutturarlo e anche, quali legami aveva
avrebbe questo giretto d'Italia con il Giro d'Italia vero e proprio, cioè se ci sono nella costruzione di questo giretto delle cose che ricordano il Giro d'Italia o del materiale che voi volete dare alle persone che partecipano per farle conoscere il Giro d'Italia se non lo conoscono. Ecco, come pensate di rafforzare il collegamento tra il modello e la vostra ripresa del modello? Certamente, teniamo conto che il Giro d'Italia si svolge su tutto il territorio italiano, comprese le isole. Noi abbiamo la fortuna qui a New York di avere associazioni che rappresentano le loro comunità a secondo della loro regione di origine, per cui quello che cercheremo di fare è di avere un circuito ideale, immaginario, ma definito su un percorso con delle stazioni, delle postazioni. Per ciascuna regione avremo 20 postazioni e i partecipanti, i ragazzi, il primo sarà molto probabilmente una corsa a cronometro per varie età, ci saranno varie categorie di età, dove a ciascuna postazione i ragazzi dovranno suonare una campanella per dimostrare che sono arrivati a quel percorso e completare tutto il giro delle 20 regioni. Ad ogni postazione ci saranno giri e concentrici dove il primo circo, quello più stretto, sarà il percorso della gara. Successivamente dopo, e ad ogni postazione ci sarà un tavolo con materiali di distribuzione per ogni regione rappresentata in quel tavolo. All'esterno di questo circolo, all'esterno dei tavoli, ci sarà il posto per il pubblico e al pubblico verrà dato materiale di promozione turistica sportiva di quella regione che potranno utilizzare per la loro pianificazione di visite in Italia, non solo nella loro regione ma anche in altri. Mia intenzione è anche ovviamente contattare le consulte di ogni regione per informare di questa cosa, in modo che sappiano che li pensiamo moltissimo a tutti quanti, non soltanto una o due regioni, ma tutte le 20 regioni d'Italia, come lo è per il Giro d'Italia. Considerando anche che noi abbiamo come ciclisti e come Giro d'Italia in particolare molta ambizione, per cui l'anno prossimo ci sarà la partecipazione anche di nazioni fuori dall'Italia. Se non mi sbaglio, l'anno prossimo sarà la volta dell'Ungheria, dove si inizierà all'esterno delle penisole e delle isole italiane, si arriverà in Italia per continuare. E quando se ciò sarà possibile coinvolgeremo anche in questa iniziativa del Giretto d'Italia a New York anche altri paesi, se ci sarà l'opportunità. Coinvolgeremo moltissimo anche le aziende italiane che hanno interesse a vendere i loro prodotti che hanno a che fare con la bicicletta, non solo le stesse biciclette, ma tutto ciò che viene con la componentistica che si accompagna con le biciclette, l'abbigliamento e la cucina italiana delle varie regioni, dove sui tavoli ci saranno anche qualche assaggino di qualche cosa. Vedremo, tutto ovviamente è un grande progetto, ci sarà la necessità assoluta della collaborazione delle istituzioni italiane presenti a New York. Penso che stanno già facendo moltissimo lavoro e cercheremo di inserirci noi ovviamente in tutto questo che stanno facendo, con la speranza che anche le varie rappresentanze istituzionali, non solo italiane ma anche cittadine, collaboreranno. Il comune, l'ufficio del sindaco, il consiglio comunale, e abbiamo intenzione di coinvolgere, come dicevo appunto, le università, specialmente quelle università che hanno non soltanto sport al loro interno, iniziative sportive, facoltà di sport, ma anche di medicina sportiva. Crediamo sia molto importante. Una cosa di cui mi sono reso conto quando sono venuto qui negli Stati Uniti è il fatto che le biciclette americane sono diverse da quelle italiane. Mi ricordo la prima volta che mi hanno dato in mano una bicicletta e mi è venuto da chiedere dove sono i freni, perché si frenava con il pedale, che è una cosa che da noi non si usa più da molto tempo. Le bici da corsa sono uguali, poi esiste un mercato per le bici prodotte in Italia oppure dominano aziende di altri paesi o quelle americane? Il mercato, diciamo che
la nostra immagine di Italia, del Made in Italy, si riflette anche nelle biciclette, nel senso come nelle automobili, quando si parla di automobili, magari il Giappone e altri paesi hanno una grossa fetta di mercato molto superiore a quella italiana, ma quando si parla di qualità parliamo di Ferrari per quanto riguarda queste cose. Per le biciclette è la stessa cosa, magari non abbiamo una grande fetta di mercato, ma le biciclette italiane degli appassionati della bicicletta sono assolutamente in cima alla linea di queste cose. Sono stati fatti anche dei film dove i protagonisti, giovani studenti di università, un film in particolare, non ricordo il titolo adesso, ma non solo gli piaceva correre con una bicicletta italiana, ma si spacciava per italiano e parlava un italiano abbastanza maccherone. Questo per dimostrare che la passione della bicicletta in Italia va al di là dei confini della nostra specifica comunità. E il Giro d'Italia viene seguito, c'è anche il problema del fuso orario, per cui in realtà il Giro capita a mezza giornata negli Stati Uniti. Sì, questo diciamo che per seguirlo dal vivo è un problema, anche perché appunto ci sono 3 fusi orari negli Stati Uniti, per cui qualcuno magari potrebbe farlo in certi versi, ma la differenza del campionato dei giochi del calcio e dei campionati del mondo, il Giro d'Italia copre molti giorni, diverse giornate, per cui nel tempo molto probabilmente qui a New York lo seguiamo, e molte persone riescono a vederlo, magari se non tutto, certamente una parte, specialmente quelle parti che si svolgono durante il weekend. Immagino che abbiate intenzione di aprire il vostro giretto anche alle donne, alle ragazze, che sarebbe una novità rispetto al Giro d'Italia, o lo lasciate chiuso solamente a un ambito maschile? Noi troveremo un ruolo per ciascuna persona in famiglia che rappresenta qualunque fascia di età, dai più piccoli ai più giovani di altra età, chiamiamoli così. Non so se sarà possibile inserire nella gara stessa dei ragazzi che inizialmente saranno fino all'età delle scuole medie inferiori, persone di età diciamo avanzata, molto avanzata. Ma è una bellissima idea e ci consulteremo sia con i pediatri che con specialisti dell'avanzata età per vedere se è possibile inserire anche per loro, anche per i meno giovani dal punto di vista fisico, ma certamente molto, molto giovani dal punto di vista delle capacità intellettuali, persone nella gara. È una buona idea, esploriamola, mi fa piacere che l'hai suggerita. Io parlavo anche delle cicliste, oltre che dei ciclisti, anche del genere femminile, oltre che di quello maschile, perché il Giro d'Italia per il momento è solamente limitato ai maschi, se non sbaglio, e lo sappiamo tutti. Il giretto forse si potrebbe aprire a un pubblico misto. Allora, accolgo il suggerimento e assolutamente allora inseriremo, per dare anche un suggerimento abbastanza visibile, non soltanto a parole ma come immagine, ai nostri amici italiani organizzatori del Giro d'Italia e certamente ai miei colleghi del CONI. Tra l'altro, come sai, a New York da diversi anni oramai c'è questo enorme giro della città dove partecipano decine di migliaia di persone all'interno non è una gara nel vero senso della parola, diciamo, è una biciclettata, dove partecipano persone di tutte le età, dai più piccoli veramente alle persone con qualche anno di esperienza ciclistica sulle spalle. Tra l'altro noi abbiamo con i nostri amici a Washington 3 anni fa lanciato un programma in occasione della Festa della Repubblica
chiamata appunto biciclettata, dove dal centro di Washington alla periferia abbiamo fatto un percorso e hanno partecipato persone di varie età, le famiglie, alla conclusione della quale si arrivava a un ristorante o un posto vendita di prodotti italiani dove facevamo un bel picnic di conclusione. E credo che quest'anno riusciremo a farlo di nuovo, senz'altro i nostri amici dell'associazione che organizza questo assieme al CONI a Washington, cercheremo di replicarlo anche a New York e forse se ce lo facciamo anche a Miami, con cui siamo in contatto anche nel Consul generale di Miami, anche qui a New York. Perché bisogna dire che le cose negli Stati Uniti stanno cambiando. Io tornando a New York dopo 4 anni, al di là poi di tutti i disastri prodotti un po' dal Covid, ho apprezzato tantissimo il fatto che qui le bici cominciano a trovare un loro posto, una loro dignità e soprattutto delle corsie fatte apposta per le bici. Una volta girare in bici a New York era quasi un suicidio, perché c'era l'idea che per la città si andava soprattutto in macchina. Quindi mi pare che la cultura della bici si stia sviluppando in America. Assolutamente, se tu noti nelle strade di New York da diversi anni oramai ci sono questi posteggi di biciclette che si possono prendere a noleggio e hanno sostituito spazi non solo a Manhattan, che è abbastanza pianeggiante, ma anche in altri quartieri dove c'è più magari inclinazioni di vario livello, come nel Bronx o a Brooklyn. E questo ha aiutato molto anche la formazione di una cultura della bicicletta, perché inizialmente pensata come fatto ecologico, ma anche come fatto per spostamenti economico, ma soprattutto poi è diventata qualcosa che è stata ripresa nel tempo libero con persone che hanno invaso Central Park o altri park dove lo fanno per divertimento, per passione di mobilità, per muoversi, per stimolare l'attività motoria e tutto ciò che va con quello, e soprattutto la buona nutrizione, la sana nutrizione per la salute della complessità dell'essere umano. Benissimo, e allora amico, in bocca al lupo per questo giretto d'Italia, che è un'idea che trovo splendida. Noi daremo tutto il sostegno possibile e appena lo organizzeremo certamente faremo un piccolo servizio per le stanze italiane, in modo che chi ci segue vedrà insomma quello che state facendo e vedrà quello che accade, vedrà i partecipanti e avrà voglia magari l'anno dopo di partecipare lui stesso. Grazie e vivi il lupo, ovviamente, ma certamente ci tengo molto e sarai, tu e la tua signora sarete tra i primi a poter sperimentare il percorso che faremo una prova con voi per assicurarci che sia corretto anche per tutti i membri della famiglia. Grazie. Molto volentieri. Grazie ancora amico e arrivederci. A presto.